Salve, io sono Marinella. Io sono Giuliana. Io sono Nadia. E io sono Elisa. Oggi prepariamo il timballo di Aquilano in provincia di Teramo. We're in the beautiful mountains of Abruzzo, in a tiny village called Aquilano. Every year it holds a saga, or food festival, to celebrate timballo. It's the region's answer to lasagna, but with one important difference. The layers are made with scrippelle, which are very thin crepes. And every year these ladies get together to make over 40 large trays to feed nearly 3,000 visitors over 3 days. It's a labour of love, because this timballo has 7 components and lots of layers. First they make the meat sauce. Giuliana adds to the pan some stewing steak, celery and carrots, plus an onion studded with cloves. She pours in some water, white wine and plenty of olive oil. She seasons it well. It has to cook slowly until there is no more liquid. Then Giuliana adds some passata and seasons it with salt. The ragu has to simmer for another 2 hours. Next the ladies make the scrippelle. Elisa is in charge of making the batter, using 5 eggs, and the rest is by eye. The traditional recipe is, for every egg, there is a tablespoon of flour and an eggshell of water. She also adds a little oil. She wants the end result to be slightly thicker than milk. This amount will make around 18 scrippelle, and they'll need at least 60 for the large baking tray they're using, so Marinella has already made some. Nadia is using 4 frying pans to speed up the process. She wipes each one with kitchen paper dunked in oil. She ladles in just enough batter to barely cover the pan. It only needs a minute to cook on one side before she flips them over. Once formed, she drops them onto the board to cool. They're lacy around the edges, they're so thin. Adesso facciamo le polpettine. Tiny meatballs the size of chickpeas are typical of the Teramo area. They're called pallottine locally. Giuliana explains the ingredients. La bella spolveratina di parmigiano, il sale, l'uovo, un po' di olio in mezzo e un po' di pepe e prezzemolo. The beef has to be passed through a mincer 3 times, so it's very finely ground. Da quanto tempo cucinate assieme? 40. 40. Eravamo Dal bambini. 79 Mamma in cui sono nati figli. sono stata fortunata proprio perché mi ritengo fortunata. Many hands make light work of rolling them, and it helps to smear a little oil on one's palms to stop the meat from sticking. Elisa then fries them in oil. Le polpettine sono pronte. Nadia blanches about 400 grams of fresh spinach. Marinella removes it and Elisa squeezes it dry and then chops it up. She fries it in a pan with a pat of butter. The ladies beat an egg with some Parmigiano cheese, which they then gradually mix into the spinach. Dai 10-11 anni già aiutare con queste polpettine. Poi tutti qua in paese, pure i ragazzini piccolini partecipavano sin dalle prime sagre. È un piatto molto antico. Sì. Giuliana spreads the mixture onto a plate. Elisa and Nadia cube plenty of mozzarella. Allora, questa è una mozzarella non fior di latte, perché noi abbiamo bisogno di una mozzarella molto piuttosto dura, diciamo, ma abbastanza ristretta, abbastanza asciutta. The final component to this timballo is the bagnata, a mixture of 5 eggs, half a litre of milk, salt, pepper and nutmeg. This is added at intervals to keep the timballo juicy. The ladies divide the meatballs, spinach and cheese into 4 to ensure they layer the timballo evenly. Questo è il sugo già pronto, già che abbiamo fatto, è pronto e raffreddato. L'altro è caldo e quindi non va bene.
The deep baking tray has been lined with baking paper. They drape the sides and the base of the tray with scrippelle. They dot the base with ragu sauce and the bagnata, followed by a thrifty sprinkling of meatballs, mozzarella, spinach and Parmigiano cheese. They add an overlapping layer of crepes and repeat this process at least 13 times to fill the tray. Quello fate mai lo congelate? Sì, sì. Sì? Abbiamo messo tutto, vero? Sì, sì. Ok. This timballo is traditionally served at wedding lunches. Questo praticamente è l'ultimo, il primo quarto. Nowadays, cooks make it for other special occasions like Christmas, though often with fewer layers. Beh, siamo rimasti veramente dopo 2 anni che non si rifaceva per via del Covid. E quest'anno ne abbiamo fatte proprio, sono state proprio veramente brave queste ragazzine. Allora, siamo all'ultimo strato. L'ultimo strato, dunque non viene messo il sugo, almeno noi non mettiamo il sugo, con la ricetta no. Perché dice, poi il sugo sarà che forse si vede con la trasparenza sopra, non lo so. Noi contiamo sempre dalle 13 alle 16 strati. When the tray is filled, the ladies fold over the draped scrippelle. They give it a final dribble of bagnata and dot a few pieces of butter over the top. Allora il timballo è pronto da mettere in cottura. La cottura è una cottura molto dolce, il forno. È una temperatura dai 150 massimo 170 all'incirca un paio di ore, non prima di 2 ore. The timballo is wrapped up in the baking paper and baked in a 150 degrees Celsius oven for about 2 hours. Manca un pochino. Da cosa si vede che manca un pochino? Dal colore, il colore deve essere uniforme come questo, un altro pochino di colore manca. All'inizio la temperatura deve essere abbastanza forte, ma questione di pochi minuti. E poi lentamente come se uno cuocesse un dolce, diciamo. The domed golden timballo looks as dramatic as a roast turkey. Questo timballo è per 10-12 persone. It's then turned out onto a platter and carved up. Allora, il timballo è pronto. Our ladies are our taste testers. Ottimo. Com'è? Ottimo. Buono. Io ancora non l'ho provato, Come sempre. è troppo caldo. Buonissimo. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.